Buongiorno, vorrei aprire un conto corrente. Buongiorno, vorrei aprire un conto corrente. Buongiorno, certo, l'aiuto volentieri. Buongiorno, certo, l'aiuto volentieri. Ha con sé un documento d'identità valido? Ha con sé un documento d'identità valido? Sì, ecco il mio passaporto. Sì, ecco il mio passaporto. Perfetto. Mi serve anche un documento che provi il suo indirizzo. Perfetto. Mi serve anche un documento che provi il suo indirizzo. Va bene una bolletta della luce? Va bene una bolletta della luce? Sì, va benissimo. La bolletta deve essere recente. Sì, va benissimo. La bolletta deve essere recente. Ecco qui, è di questo mese. Ecco qui, è di questo mese. Grazie. Farò una copia di questi documenti. Grazie. Farò una copia di questi documenti. Ha pensato a un deposito iniziale? Ha pensato a un deposito iniziale? Sì, vorrei depositare 500 euro. Sì, vorrei depositare 500 euro. Perfetto. Il deposito minimo è di 100 euro, quindi 500 va bene. Perfetto. Il deposito minimo è di 100 euro, quindi 500 va bene. Posso versare i soldi subito? Posso versare i soldi subito? Certo. Vuole versarli in contanti o con un bonifico? Certo. Vuole versarli in contanti o con un bonifico? In contanti, per favore. In contanti, per favore. Bene, ora apro il suo conto nel sistema. Bene, ora apro il suo conto nel sistema. Mi serve un numero di telefono per contattarla. Mi serve un numero di telefono per contattarla. Il mio numero è 333 456 7890. Il mio numero è 333 456 7890. Grazie. Ecco la sua carta di debito. È provvisoria. Grazie. Ecco la sua carta di debito. È provvisoria. Tra una settimana riceverà la carta definitiva per posta. Tra una settimana riceverà la carta definitiva per posta. Perfetto, grazie mille per Perfetto, grazie mille per l'aiuto. Di niente. Buona giornata e arrivederci. Aiuto. Di niente. Buona giornata e arrivederci. Buongiorno. Vorrei cambiare dei soldi. Buongiorno. Vorrei cambiare dei soldi. Buongiorno, certo, che valuta ha? Ho Buongiorno, certo, che valuta ha? Ho dollari americani. Qual è il cambio? Dollari americani. Qual è il cambio? Oggi un dollaro vale 0,92 euro. C'è una commissione del 2%. Oggi un dollaro vale 0,92 euro. C'è una commissione del 2%. Quindi se cambio 100 dollari, quanti euro ricevo? Quindi se cambio 100 dollari, quanti euro ricevo? 100 dollari per 0,92 uguale 92 euro, meno 2% uguale 90,16 euro. 100 dollari per 0,92 uguale 92 euro, meno 2% uguale 90,16 euro. La commissione è per ogni transazione o solo per l'importo? La commissione è per ogni transazione o solo per l'importo? È una percentuale sull'importo cambiata. È una percentuale sull'importo cambiata. Capisco. Ecco,
vorrei cambiare $250. Capisco. Ecco, vorrei cambiare $250. Perfetto. Mi dia i soldi e un documento. Ecco il passaporto e i Perfetto. Mi dia i soldi e un documento. Ecco il passaporto e i dollari. Dollari. Grazie. Controllo e preparo il festo. Grazie. Controllo e preparo il festo. Prego. Prego. $250. Tasso €230. Meno commissione €4,60. Totale €225,40. 225. $250. Tasso €230. Meno commissione €4,60. Totale €225,40. 225,40 €? Va bene. 5,40 €? Va bene. Ecco a lei. Conti per favore. Ecco a lei. Conti per favore. Un momento. 225,40. È corretto. Un momento. 225,40. È corretto. Posso darle una ricevuta? Posso darle una ricevuta? Sì, grazie. Sì, grazie. Ecco la ricevuta. Ecco la ricevuta. Grazie. Un'altra domanda. Cambio anche sterline. Grazie. Un'altra domanda. Cambio anche sterline. Sì, abbiamo tassi per molte valute. Sì, abbiamo tassi per molte valute. E qual è il tasso per le sterline oggi? E qual è il tasso per le sterline oggi? Una sterlina vale 1,10 euro. Stessa commissione. Una sterlina vale 1,10 euro. Stessa commissione. Interessante. Forse un'altra volta. Interessante. Forse un'altra volta. Come preferisce? Le serve altro? Come preferisce? Le serve altro? No, grazie. Che orari fate? No, grazie. Che orari fate? Siamo aperti dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Siamo aperti dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. E il sabato? E il sabato? Il sabato dalle 9 alle 13. Il sabato dalle 9 alle 13. Perfetto. Grazie mille. Perfetto. Grazie mille. Di niente. Buona giornata. Di niente. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, vorrei attivare i pagamenti automatici per le bollette. Buongiorno, vorrei attivare i pagamenti automatici per le bollette. Buongiorno, certo, posso aiutarla. Ha il suo documento con sé? Buongiorno, certo, posso aiutarla. Ha il suo documento con sé? Sì, ecco la mia carta d'identità. Sì, ecco la mia carta d'identità. Perfetto. Quali bollette vuole pagare in automatico? Perfetto. Quali bollette vuole pagare in automatico? L'elettricità e il gas, per favore. L'elettricità e il gas, per favore. Bene, ha con sé le ultime bollette con i codici? Bene, ha con sé le ultime bollette con i codici? Sì, le ho qui nella borsa. Sì, le ho qui nella borsa. Me le dia, così leggo il codice cliente. Me le dia, così leggo il codice cliente. Ecco la bolletta della luce. Il codice è questo?
Ecco la bolletta della luce. Il codice è questo? Esatto, lo inserisco nel sistema. Ora quella del gas. Esatto, lo inserisco nel sistema. Ora quella del gas. Prego, eccola. Spero sia tutto giusto. Prego, eccola. Spero sia tutto giusto. Non si preoccupi, controllo io. Va bene così. Non si preoccupi, controllo io. Va bene così. Da quale conto parte il pagamento? Dal mio conto corrente? Da quale conto parte il pagamento? Dal mio conto corrente? Sì, dal suo conto principale. È quello che preferisce? Sì, dal suo conto principale. È quello che preferisce? Sì, va bene. Ogni quanto viene addebitata la bolletta? Sì, va bene. Ogni quanto viene addebitata la bolletta? Una volta al mese, di solito il primo giorno lavorativo. Una volta al mese, di solito il primo giorno lavorativo. Perfetto. E se l'importo cambia, il pagamento si adatta? Perfetto. E se l'importo cambia, il pagamento si adatta? Sì, il sistema paga l'importo esatto della bolletta ogni mese. Sì, il sistema paga l'importo esatto della bolletta ogni mese. Bene, c'è un costo per questo servizio. Bene, c'è un costo per questo servizio. No, è gratuito per i clienti come lei. No, è gratuito per i clienti come lei. Fantastico. Quando iniziano i pagamenti automatici? Fantastico. Quando iniziano i pagamenti automatici? Dal mese prossimo riceverà una notifica via email. Dal mese prossimo riceverà una notifica via email. Devo fare qualcosa dopo o è tutto a posto? Devo fare qualcosa dopo o è tutto a posto? Lei non deve fare niente, controlli solo il primo estratto conto. Lei non deve fare niente, controlli solo il primo estratto conto. Buona idea. Posso cambiare le bollette in futuro. Buona idea. Posso cambiare le bollette in futuro. Certo, basta venire in banca o chiamarci. Certo, basta venire in banca o chiamarci. Perfetto. Allora sono a posto. Grazie mille. Perfetto. Allora sono a posto. Grazie mille. Di niente, le stampo un riepilogo dell'operazione. Di niente, le stampo un riepilogo dell'operazione. Sì, grazie. Così ho tutto scritto. Sì, grazie. Così ho tutto scritto. Ecco il foglio, tenga anche la sua carta d'identità. Ecco il foglio, tenga anche la sua carta d'identità. Grazie. Ora sono più tranquillo per le bollette. Grazie. Ora sono più tranquillo per le bollette. Buona giornata e a presto. Buona giornata e a presto. Arrivederci e ancora grazie. Arrivederci e ancora grazie. Buongiorno, mi scusi, ho un problema grave. Buongiorno, mi scusi, ho un problema grave. Buongiorno, si calmi. Mi dica cos'è successo. Buongiorno, si calmi. Mi dica cos'è successo. Il bancomat ha mangiato la mia carta. Il bancomat ha mangiato la mia carta. Quando è successo? E dove si trova il bancomat? Quando è successo? E dove si trova il bancomat? 5 minuti fa, qui fuori in via Roma. 5 minuti fa, qui fuori in via Roma. Non si preoccupi, blocchiamo subito la carta. Non si preoccupi, blocchiamo subito la carta. Grazie, e come faccio per il mio denaro? Grazie, e come faccio per il mio denaro? Il denaro è al sicuro. Ora blocchiamo la carta per sicurezza. Il denaro è al sicuro.
Ora blocchiamo la carta per sicurezza. Devo fare qualcosa? Dare un codice. Devo fare qualcosa? Dare un codice. Sì, mi dia il suo codice fiscale e un documento. Sì, mi dia il suo codice fiscale e un documento. Ecco il mio passaporto. Il codice fiscale è... Ecco il mio passaporto. Il codice fiscale è... Perfetto, la carta è bloccata. Ora le emetto una nuova. Perfetto, la carta è bloccata. Ora le emetto una nuova. Quanto tempo ci vuole per la nuova carta? Quanto tempo ci vuole per la nuova carta? Arriva per posta in 5-7 giorni lavorativi. Arriva per posta in 5-7 giorni lavorativi. Va bene, grazie mille per il suo aiuto. Va bene, grazie mille per il suo aiuto. Buongiorno, vorrei chiedere informazione per un prestito. Buongiorno, vorrei chiedere informazione per un prestito. Buongiorno, sedetevi pure. Di che tipo di prestito avete bisogno? Buongiorno, sedetevi pure. Di che tipo di prestito avete bisogno? Voglio comprare una macchina nuova. Ho visto una bella auto usata. Voglio comprare una macchina nuova. Ho visto una bella auto usata. Una buona idea. Offriamo prestiti personali per l'acquisto di auto. Una buona idea. Offriamo prestiti personali per l'acquisto di auto. Quali sono i tassi di interesse? Sono fissi o variabili? Quali sono i tassi di interesse? Sono fissi o variabili? I tassi sono fissi per tutto il periodo. Attualmente sono al 7% annuo. I tassi sono fissi per tutto il periodo. Attualmente sono al 7% annuo. 7%? E per quanto tempo posso pagare il prestito? 7%? E per quanto tempo posso pagare il prestito? Potete scegliere tra 24, 36 o 48 mesi. Dipende da voi. Potete scegliere tra 24, 36 o 48 mesi. Dipende da voi. Forse 36 mesi è un buon compromesso. Quanto sarebbe la rata mensile? Forse 36 mesi è un buon compromesso. Quanto sarebbe la rata mensile? Per un prestito di 10.000 euro, la rata sarebbe circa 308 euro al mese. Per un prestito di 10.000 euro, la rata sarebbe circa 308 euro al mese. Va bene, quali documenti servono per fare la richiesta? Va bene, quali documenti servono per fare la richiesta? Servono un documento d'identità, il codice fiscale e le ultime 2 buste paga. Servono un documento d'identità, il codice fiscale e le ultime 2 buste paga. Ho tutto, devo anche avere un contratto di lavoro stabile? Ho tutto, devo anche avere un contratto di lavoro stabile? Sì, è necessario un contratto a tempo indeterminato o un reddito fisso. Sì, è necessario un contratto a tempo indeterminato o un reddito fisso. Io ho un contratto a tempo indeterminato da 2 anni, va bene? Io ho un contratto a tempo indeterminato da 2 anni, va bene? Perfetto, allora siete idoneo per il prestito. Perfetto, allora siete idoneo per il prestito. Posso chiedere un importo più alto, per esempio 15.000 euro? Posso chiedere un importo più alto, per esempio 15.000 euro? Sì, ma la rata aumenterà. Dipende dal vostro reddito mensile. Sì, ma la rata aumenterà. Dipende dal vostro reddito mensile. Guadagno circa 1.800 euro al mese. Posso permettermi una rata più alta? Guadagno circa 1.800 euro al mese. Posso permettermi una rata più alta? Di solito la rata non deve superare il 30% del vostro stipendio. Di solito la rata non deve superare il 30% del vostro stipendio.
Allora 540 euro massimo. Con 15.000 euro in 48 mesi la rata sarebbe? Allora 540 euro massimo. Con 15.000 euro in 48 mesi la rata sarebbe? Sarebbe circa 359 euro al mese. Siete dentro il limite. Sarebbe circa 359 euro al mese. Siete dentro il limite. Bene, c'è una tassa o una commissione per aprire il prestito? Bene, c'è una tassa o una commissione per aprire il prestito? C'è una piccola commissione di apertura di 50 euro, una tantum. C'è una piccola commissione di apertura di 50 euro, una tantum. Quindi in totale pagherò il prestito più gli interessi e la commissione. Quindi in totale pagherò il prestito più gli interessi e la commissione. Esatto. Possiamo fare un piano di ammortamento dettagliato? Esatto. Possiamo fare un piano di ammortamento dettagliato? Quando ricevo il denaro se apro il prestito oggi? Quando ricevo il denaro se apro il prestito oggi? Di solito entro 3-5 giorni lavorativi. Dipende dalla verifica. Di solito entro 3-5 giorni lavorativi. Dipende dalla verifica. Posso fare la richiesta direttamente ora? Posso fare la richiesta direttamente ora? Certo, compilate questo modulo e vi aiuto con i dettagli. Certo, compilate questo modulo e vi aiuto con i dettagli. Grazie mille, è tutto chiaro. Un'ultima domanda. Posso estinguere il prestito prima? Grazie mille, è tutto chiaro. Un'ultima domanda. Posso estinguere il prestito prima? Sì, si può estinguere anticipatamente senza penali. Sì, si può estinguere anticipatamente senza penali. Perfetto, allora procediamo con la richiesta. Perfetto, allora procediamo con la richiesta. Benissimo, vi servirà anche un preventivo del concessionario. Benissimo, vi servirà anche un preventivo del concessionario. Ce l'ho qui con me, lo allego alla domanda. Ce l'ho qui con me, lo allego alla domanda. Ottimo, ora vi spiego come firmare digitalmente il contratto. Ottimo, ora vi spiego come firmare digitalmente il contratto. Buongiorno, vorrei depositare questo assegno. Buongiorno, vorrei depositare questo assegno. Buongiorno, certo, posso aiutarla con il deposito. Buongiorno, certo, posso aiutarla con il deposito. Grazie, è il mio primo assegno. Grazie, è il mio primo assegno. Nessun problema, devo vederlo. Nessun problema, devo vederlo. Ecco l'assegno. Ecco l'assegno. Perfetto, vuole anche aiuto con il deposito mobile. Perfetto, vuole anche aiuto con il deposito mobile. Sì, come funziona? Ho sentito parlare. Sì, come funziona? Ho sentito parlare. È molto semplice, le mostro sullo schermo. È molto semplice, le mostro sullo schermo. Devo scaricare un'app? Devo scaricare un'app? Sì, l'app della nostra banca. L'aiuto. Sì, l'app della nostra banca. L'aiuto. Come si chiama l'app? Come si chiama l'app? Si chiama Banca Mobile. La trova sullo store. Si chiama Banca Mobile. La trova sullo store. Va bene. E poi? Va bene. E poi? Apri l'app, cerca Deposito Assegni. Apri l'app, cerca Deposito Assegni. Ecco, ho trovato. Ecco, ho trovato. Fotografa il fronte e il retro dell'assegno. Fotografa il fronte e il retro dell'assegno. Devo tenere l'assegno dritto?
Devo tenere l'assegno dritto. Sì, su una superficie piana. Sì, su una superficie piana. Fatto. Cosa succede ora? Fatto. Cosa succede ora? Inserisci l'importo e conferma. Inserisci l'importo e conferma. L'importo è 100 euro. L'importo è 100 euro. Perfetto. Tocca a conferma. Perfetto. Tocca a conferma. Grazie. Funziona? Grazie. Funziona? Sì, il deposito è in corso. Sì, il deposito è in corso. E l'assegno cartaceo? E l'assegno cartaceo? Lo conservi per qualche giorno, poi lo distrugga. Lo conservi per qualche giorno, poi lo distrugga. Perfetto. La ringrazio molto. Perfetto. La ringrazio molto. Buongiorno, ho bisogno di chiudere il mio conto corrente. Buongiorno, ho bisogno di chiudere il mio conto corrente. Buongiorno, certo, posso aiutarla. Perché lo chiude? Buongiorno, certo, posso aiutarla. Perché lo chiude? Mi trasferisco in Canada il mese prossimo per lavoro. Mi trasferisco in Canada il mese prossimo per lavoro. Capisco. Ha già un conto in Canada? Capisco. Ha già un conto in Canada? Sì, l'ho aperto la settimana scorsa. Ho il codice IBAN canadese. Sì, l'ho aperto la settimana scorsa. Ho il codice IBAN canadese. Perfetto. Quindi vuole trasferire il saldo rimanente in Canada? Perfetto. Quindi vuole trasferire il saldo rimanente in Canada? Sì, esatto. Vorrei trasferire tutti i soldi sul mio nuovo conto. Sì, esatto. Vorrei trasferire tutti i soldi sul mio nuovo conto. Va bene. Il saldo attuale è di 3.450 euro. Va bene? Va bene. Il saldo attuale è di 3.450 euro. Va bene? Sì, è corretto. Quanto tempo ci vuole per il trasferimento? Sì, è corretto. Quanto tempo ci vuole per il trasferimento? Di solito da 3 a 5 giorni lavorativi. Dipende dalla banca canadese. Di solito da 3 a 5 giorni lavorativi. Dipende dalla banca canadese. E ci sono delle commissioni per il trasferimento internazionale? E ci sono delle commissioni per il trasferimento internazionale? Sì, c'è una commissione fissa di 15 euro per il bonifico estero. Sì, c'è una commissione fissa di 15 euro per il bonifico estero. Va bene, nessun problema. Allora procediamo con la chiusura. Va bene, nessun problema. Allora procediamo con la chiusura. Prima devo verificare la sua identità. Ha un documento con sé? Prima devo verificare la sua identità. Ha un documento con sé? Sì, ecco il mio passaporto. È ancora valido. Sì, ecco il mio passaporto. È ancora valido. Grazie. Un momento, per favore. Controllo i dati nel sistema. Grazie. Un momento, per favore. Controllo i dati nel sistema. Tutto a posto. Mi dà il codice IBAN del suo conto in Canada? Tutto a posto. Mi dà il codice IBAN del suo conto in Canada? Certo, ecco qui, scritto su questo foglietto. Certo, ecco qui, scritto su questo foglietto. Grazie, lo inserisco. Il nome della banca è la Toronto Dominion? Grazie, lo inserisco. Il nome della banca è la Toronto Dominion? Sì, esatto, tutto corretto. Sì, esatto, tutto corretto. Bene, ora preparo il modulo di chiusura. Firma qui, per favore. Bene,
Ora preparo il modulo di chiusura. Firma qui, per favore. Ecco, firmato. Quando riceverò la conferma del trasferimento? Ecco, firmato. Quando riceverò la conferma del trasferimento? Le mando una email appena il bonifico parte, di solito oggi stesso. Le mando una email appena il bonifico parte, di solito oggi stesso. Perfetto, grazie mille per l'aiuto. Buona giornata. Perfetto, grazie mille per l'aiuto. Buona giornata. Grazie a lei, buon viaggio e buona fortuna in Canada. Grazie a lei, buon viaggio e buona fortuna in Canada.